Bella raga, bentornati sul canalone del Bona. A distanza di quasi un anno dal video del mio Slayer su Guardians of Claudia, rieccomi qui con un nuovo tutorial / video aggiornamento sul mio personaggio. Ma prima di iniziare vorrei parlare un attimo della nuova promo Huawei App Gallery attiva per tutto il mese di ottobre. Premetto che tutti i possessori di Android ed utilizzatori di emulatore potranno partecipare a questa campagna. Si tratta di una promo tanto semplice quanto conveniente che vi permette di riscattare gratuitamente 3 coupon sconto fino al 50%. Più precisamente, come vedete a schermo, si tratta di un coupon sconto di 2 euro su acquisti minimi di 4, uno di 4 euro su acquisti minimi di 9 ed infine uno di 5 euro su acquisti minimi di 15. Possono essere utilizzati in tantissimi diversi giochi presenti all'interno di App Gallery, tra cui per l'appunto anche Guardians of Claudia. Vi lascio il mio link ufficiale della campagna in descrizione e vi ricordo che con una spesa minima di 500 euro al mese, ovviamente per chi se lo possa permettere, potrete entrare a far parte del programma VIP. Mi raccomando ancora una volta di darci un'occhiata, poiché ci potrete trovare anche una videoguida su come scaricare, installare ed utilizzare App Gallery, oltre ad un ulteriore coupon sconto di 1 euro utilizzabile sul vostro primo acquisto. Per poter usufruire di questa promo dovrete settare Italia come stato predefinito all'interno di App Gallery. In descrizione nel primo commento fissato in alto potete trovare anche il link di invito al server Discord dedicato a App Gallery, che sarà un utile supporto per chi necessiti di aiuto, informazioni promozionali, eccetera. Ora che ho detto tutto posso lasciarvi al video vero e proprio, vi ringrazio ancora una volta dell'attenzione e vi auguro una buona visione. Eccoci finalmente su GOC nella suggestiva Glimmer Cave. Penso che punterò a non fare un video troppo lungo, facendovi vedere per prime le mie build PvP PvE, le mie rune con relative abilità, i miei pet, il mio equipaggiamento eccetera eccetera. Quelli che vi farò vedere adesso sono i miei 2 set definitivi. Questo nello specifico è quello da PvM, è praticamente tutto maxato tranne gli HP e le difese fisiche e magiche dei miei pet. Ho smesso da un po' di tempo di redimere gli skill points perché penso di aver maxato tutto quello che mi interessava. Sicuramente, almeno per quanto riguarda quella da PvM, magari quando avrò un botto di Silver Leaves da parte cercherò di maxare anche questi ultimi 3 perk che mi rimangono. In caso foste interessati alle build per early e mid game dello Slayer, vi rimando al mio vecchio video qua in alto a destra, perché ora come ora c'è davvero poco da aggiungere. Avendo così tanti skill points ho praticamente tutto maxato. Per quanto riguarda le rune, potrete notare che non utilizzo il drago bianco né in pagina 1 né in pagina 2, perché ho voluto concentrare la mia build più sul danno critico piuttosto che sul debuff damage, quello magari più adatto all'altra sottoclasse dello Shadow Dancer. E quindi attualmente le mie rune consistono in 2 Dracula, 2 Dennis, 2 Alice ovviamente, 2 rune leggendarie, Shinobi e Archgod. Penso che al momento siano le 2 rune più in meta. Per quanto riguarda le difensive ho 2 Sirius, 2 Karl e 2 Night Guard. Questa è la mia Supreme Plate, nulla di che. Ho terminato da poco di fare fancy tutte le mie rune principali, ora mi sto praticamente concentrando a fare fancy le rune nell'inventario per progredire nelle varie gallerie e puntare alle trinità, per esempio di Naga che mi dà crit rate 1% eccetera eccetera. Le mie 4 abilità sono le stesse di un anno fa, che ho fatto vedere anche nello scorso video. Per le 2 offensive direi che non ci sia di meglio, mentre per quanto riguarda le 2 difensive penso ci possa essere di meglio, e sicuramente un'alternativa più che valida sarebbe Ocean, che una volta maxata va a ridurre penso il 20% del danno, ma per il momento mi va ovviamente bene così. Non posso sicuramente andare a buttare delle rune fancy più 17 più 18 per cambiare abilità. Tornando un attimo al discorso App Gallery, vi ricordo che per tutto il mese di ottobre attivo una promozione che vi permette di riscattare gratuitamente 3 coupon sconto fino al 50%. Per qualsiasi tipo di informazione e link utile vi rimando alla descrizione del video. In caso voleste acquistare qualcosa all'interno del gioco utilizzando i suddetti coupon, vi basterà cliccare sull'offerta che più vi ispira. A quel punto vi si aprirà automaticamente la schermata acquisti in app Huawei. In base alla spesa il miglior coupon disponibile dovrebbe già essere preselezionato, ma in caso non fosse così vi basterà andare in basso a sinistra, cliccare su coupon e scegliere manualmente quale utilizzare. Pagate in basso a destra con il vostro metodo di pagamento preferito e una volta che questo sarà andato a buon fine, nella successiva pagina vi basterà accettare i termini e le condizioni, dopodiché cliccare su ricevi per avere un cashback su ogni vostro acquisto in Huawei Points.
Tornando a noi velocissimamente per quanto riguarda i pet, nel main array ho, come potete vedere, il Samurai, la Fini e il Devil. Il Samurai è linkato all'Angel, la Fini alla Flame Wielder e il Devil a Gale. Il mio primo obiettivo sarà quello di portare l'Angel a 14 stelle per poter sbloccare questo upgrade, mentre vorrei portare la Volpe e l'Orso a 13 stelle in modo da sostituirli alla Flame Wielder e Gale, e posizionare quest'ultimo invece nell'array sotto, perché penso che utilizzare degli UR sopra linkati ai Fairy Pet sia un pochino uno spreco, a parte ovviamente il Samurai sull'angelo che va a beneficiare di un ulteriore 30% di aptitudes se linkato su un pet UR. Direi che l'ultima cosa importante da mostrarvi sia il mio equipaggiamento. Ho finalmente da poco trovato su tutti i pezzi di equip le statistiche rosse e arancioni, quindi qua ho damage bonus 4.1, crit rate 3.3, stessa cosa sulla secondaria. L'elmo può avere soltanto la stata arancione come l'amuleto, l'armatura può avere anche quella rossa, quindi 4.1 3.3, le scarpe solo arancione 3.3. Ho una build praticamente fatta solamente da forza e heavy attack. Sono parecchio indietro sul mantello, ma ci posso fare poco perché costa una sassata potenziarlo. Come Aegis non ho niente di che, il mio obiettivo sarà quello di trovare ovviamente 4 su 4 pezzi di generazione 2 rossi per poter sbloccare la Next Resonance. Queste invece, se vi interessano, sono le mie carte. Ho avuto abbastanza sfortuna, vorrei avere molte più limited piuttosto che carte rosse normali, ma quelle pian piano arriveranno. Come main elemental sprite ho quello di fuoco, non ho idea se sia il migliore per la mia classe, mi ispirerebbe parecchio anche quello thunder, magari prima o poi lo switcherò. Queste le mie carte, fatte da poco tutte sopra livello 20, adesso sto cercando nuovamente l'abilità elemental craze di livello superiore. Questo invece è il mio Spirimon, tutto equip di gen 2 rosso ovviamente, armatura maxata, Lightning Strike come abilità. Devo ammettere che questa non mi sta piacendo più di tanto ultimamente. Questi invece sono i miei talenti. Direi di terminare col pet gear. Ho dato i 3 pezzi migliori al Samurai perché, non avendo ancora talenti, la Lightning Force a più 3 va praticamente a parargli il culo quando sta per morire, mentre sulla Fine ho questa qua che mi permette di resuscitarla immediatamente, e sul Devil questa che non lo fa morire. Penso di avervi mostrato bene o male tutte le cose importanti. In caso voleste roba più specifica fatemelo sapere, mi raccomando, con un commento qua sotto. Ringrazio Huawei App Gallery per questa collaborazione. Vi ricordo che è attiva per tutto il mese di ottobre una nuova promo che vi permette di riscattare 3 coupon sconto fino al 50%, utilizzabili anche su Guardians of Claudia. Intanto riscattateli, poi vedrete voi se utilizzarli o meno. Ricapitolando, in descrizione troverete il mio link ufficiale di questa campagna, un altro mio link con un coupon sconto di €1 utilizzabile sul vostro primo acquisto App Gallery, una video guida su come scaricare, installare e utilizzare App Gallery, il link di invito al server Discord dedicato e tanto altro, quindi dateci un'occhiata. Spero di non essermi dilungato troppo. Se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio di cuore. Se questo video vi è piaciuto vi chiederei l'enorme favore di lasciare un mi piace, di commentare qua sotto, di condividerlo e soprattutto di iscrivervi al canale attivando la campanellina se siete nuovi e non lo avete ancora fatto. Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video. Bella rega!